Dopo aver completato i 1000 chilometri in un giorno e per niente stanchi, il giorno successivo torniamo a riscoprire il Salento che avevamo già visto in auto, ma su due ruote tutto più puro, reale e divertente. Cibo all'aria aperta, mercatini sul lungomare, lo scooter che viene ripreso più e più volte, incontri con motociclisti. Siamo proprio dove l'Adriatico incontra lo Ionio. Imbarcazioni e porticcioli a perdita d'occhio, strade e curve da godere, aria di sale da respirare, paesaggi e giornate di sole con colori che cambiano all'improvviso. La gente che passeggia curiosa nei luoghi iconici del nostro paese, turisti che portano un clima, diciamolo, festoso ovunque ti giri, e il saluto di Alda con il suo sorriso che non manca mai. Tramonti mozzafiato appoggiati direttamente all'orizzonte, pascoli in libertà. Cosa volere di più? Auto d'epoca a parte. Qui siamo a Castro. Un altro giorno da 1000 chilometri tutti d'un fiato. Siamo appena partiti, si respira un'aria di mare spettacolare. Vediamo se lo scooter mantiene quel problema che abbiamo riscontrato all'andata. Se così fosse, rallenterebbe non di poco questo lunghissimo viaggio. Ricordiamo che all'andata mi trovai con lo scooter che non andava a più di 90 all'ora a 700 km circa. Strada a destra con indicazione Brindisi, Lecce. Non dobbiamo andare a Lecce, lo sfioriamo e andiamo verso Brindisi. Ho sbagliato strada, ma in compenso ci godiamo l'alba. Un'alba a Lecce. E let's go to Brindisi, 42 km, stradon. Usciamo alla ricerca di Brindisi. Grande ape Piaggio. Senti che motorino! Lunga vita ape Piaggio! Oggi il tempo è tutto velato, la temperatura fa fatica a scaldarsi, quasi quasi anche colazione al baretto. Abbiamo fatto una pausa di 40 minuti in questo Hyper Self Eni, caffè spaziale, cappuccino, mia moglie, straordinario, pasticciotti strepitosi, musica dentro locale. Io non ho parole, spettacolare, ambiente dinamico, gente in ordine, tutto pulito, solo unica pecca, bagno esterno, non perfetto. Ragazzi, vi segnalo la posizione. Appena entrati nel casello autostradale, quindi Modugno e tutto il tratto autostradale che ci porterà nel tratto A4 e quindi a casa. Sento dei rumori strani, devo verificare cosa c'è. Sembra tutto a posto, possiamo ripartire. Guardate sulla sinistra e sulla destra gli uliveti, olio d'oliva usato con più frequenza della preparazione dei piatti di pasta, presumo. Punto cardine della cucina nostrana. C'è anche un buon profumo. Ho disposto gli oggetti in modo diverso rispetto all'andata, trovando più comodità e rapidità nel prendere e depositare le cose che mi servono. Ma di chi è sto cane? Vieni qua Charlie, dai, vieni con papà. Charlie, sei tanto stanco Charlie. Sosta all'area di servizio per raffreddare per bene lo scooter dopo quel tratto maledetto che mi è costato il surriscaldamento dello scooter, e con questi paramani si viaggia in massimo comfort, non c'è alcuna resistenza del vento, solo avere aggiunto questi due blocchetti di plastica hai un po' di flusso d'aria sul dorso della mano, ma una cosa leggera ed anzi anche piacevole. Alla nostra destra abbiamo il gruppo del Gargano, sempre piaciuto andare a fare un giro da quelle parti, che comunque svetta ed è un'anomalia totale rispetto al territorio circostante. Altra salita autostradale, cerco di tenere i 90, ne ho ancora di margine ma non voglio sforzare. Ora a 100 km/h, con un mezzo così non si può essere sicuri di arrivare e nemmeno in tempo. Stop totale.
Ossa che se. Doppia dose di oro nero. Vuoi un po' di oro nero? Sembra prosecco, sembra da qua, guarda, bello frizzantino. Pescara raggiunta e ora andiamo a prendere anche Ancona, le 3 di pomeriggio, altri 500 km da fare, sono belle botte queste, bisogna andare all'attacco se no subisci. Watch out, non fermarsi in galleria. San Benedetto del Tronto, momento di crisi totale. Mi sono disteso lì, quanto? 10 minuti, non so neanche se ho dormito, non ho capito bene. Mi sento un po' meglio, ma bisogna vedere in strada cosa vuol dire sta roba. Manca ancora tanto. Si parte e siamo già fermi, in galleria stavolta. Mettiamo le 4 frecce anche noi, di avviso. Dai, mi sento un po' meglio, quel mini riposino disteso su quella panchina di cemento, dura come il male, sembra di no, ma forse ha sortito qualche effetto. Dai, a volte 10 minuti ti schiariscono la mente e il corpo, lasciarsi andare proprio. Mi sono abbandonato sulla panchina. Vai galleria ancora, dai che si riparte, sembra una storia infinita. Poco dopo abbiamo fatto un'altra sosta, metti i pantaloni invernali, ho subito un po' di freddo, non me ne ero reso conto di questo e quindi ero un po' rigido, teso. Ora mi sento più rilassato e ho preso molta più fiducia. Se prima era più un no che sì, riuscire a terminare questo viaggio, ora è più un sì che un no, è cambiata tutta la prospettiva. 267 km per Bologna, quindi a questa andatura sono 3 ore, sono le 4:40, rigenerato totalmente. Dobbiamo ancora arrivare ad Ancona, avanti tutta. Di nuovo 45 km orari, prova di logoramento. Non sento il mio motore del Forza 125, sento il motore della motrice a 100 metri da me. Fantastico. Spinge, si spinge, camion di paglia, è un fuoco di paglia allora. Ancora 230 km per Bologna, ma solo 30 per Ancona. E allora andiamo per Ancona. Non è niente 30 km, dai. Abbiamo ripreso fiducia, ma non è ancora finita. Wow, RS6, che grinta. Vedi, chiami grinta e ti si manifesta davanti. Quasi 700 km, lo so, perché 700 km è quel chilometraggio che ti manda in un'altra dimensione. Ho la mano che è diventato un cruise ormai. I camionisti vengono a mangiare. Un altro scooter. Il camion ha forato, gli è esplosa una gomma al camion. Stanno cercando di avvisarlo tutti, si è accorto e va ad accostare. Scooter comunque in buona salute, i suoi sprint sono ancora vigorosi, sono ancora quelli di prima. Nel frattempo ho letto un vostro commento. Uno di voi mi ha scritto: perché non vendi allora lo scooter e rimani solo con l'auto 365 giorni all'anno? Sarebbe una bella sfida questa. Mi sono anche messo alla prova, nel periodo invernale fa molto freddo da noi e se capita il periodo piovoso è dura da gestire solo lo scooter, devi avere 2 palle d'acciaio veramente, devi essere una persona Harley all'ennesima potenza, devi essere un osso duro, un mega chopper. Se tu lo fai hai tutto la mia stima, e questa è la prima cosa. Seconda cosa, se vendo la macchina te la vedi tu con Alda, fai tu il mediatore. Però non diciamo mai l'ultima parola, parliamo sempre col beneficio del dubbio, così mi piace.
magari avere uno scooter comodo e qualcos'altro. Vedete, noi ce l'abbiamo dura, no, la giornata. Pensate a quel povero camionista, da quante ore era al volante, gli si è scoppiata la gomma e adesso che bella serata dovrà passarsi. Lode a questo Forza 125. All'andata mi ha dato qualche difficoltà attorno al 700° chilometro, ma al ritorno, guidandolo con cura, sempre con un'ottima media, il primo a cedere sono stato io stavolta. E allora vedi, alcune volte sei proprio tu il limite, anche con un 125. Vedete che robe mastodontiche. Ne ho 3, anzi 4, perché uno è dietro. Quello dietro mi fa le abbaglianti. Diamogli un po' di spazio. Moglie che continua a non essere stanca. Alda, ma come fai a non essere stanca? Scende la luce del sole, si accende quella dei fanali Honda Forza 125, una luce chiara che ci porta a destinazione, anche questa volta, e deve portarci a destinazione. Circa 250 km da fare. Adesso inizia la parte più complessa, quella di sera, con la stanchezza di nuovo in arrivo. Mi ha aggredito in vari momenti, però vi posso dire che essere preparato nell'alimentazione vuol dire molto. Cosa? Quella protezione? Bene, dai. Ma... Allora, ci hanno fatto uscire a Battaglia Terme prima di Padova perché c'era un problema in autostrada e andiamo verso casa per strade secondarie a sto punto. Ho impostato di nuovo il navigatore perché è una zona a sud di Padova che non conosco bene. Un'altra ora di strada da fare. Avete assistito al più faticoso viaggio che abbia mai fatto. Ormai non capisco più cos'è possibile e cos'è impossibile. Banche, farmacie e chiesa. I 3 padroni del mondo. Dacia che sorpassa Tesla, ormai il mondo è contrario qua davanti ai miei occhi, e certamente si finisce alle 23 con 14 ore in sella e 18 di viaggio. Che sorprese nella vita! Una decina d'anni fa dissi: se c'è una cosa che non farò mai nella vita è prendere una moto. Ci sono andato vicino con lo scooter solo per la pericolosità, per la diffidenza dei mezzi a 2 ruote, eppure è andata così. Siamo finiti a fare 1000 km in un giorno, anzi a superarli, e per ben 2 volte in 4 giorni. Incredibile, incredibile. Centri ormai deserti, si sentono solo i kebabari aperti, ultimi profumi, con una Honda davanti che fa strada. Quindi 2 Honda, auto e scooter che tagliano il traguardo. Ultime buche con ammortizzatori davanti stanchi, colpo secco, fastidioso, ma non mi interessa. Le porte che è riuscito ad aprire uno scooter, mai l'avrei detto. Spero di avervi trasmesso qualche emozione anche a voi. Grazie di avermi seguito, di averci seguito. Alla prossima, non so dove, non so quando. Ora arriva la stagione invernale, vediamo cosa si può fare. Comunque tanti argomenti da trattare dopo un viaggio del genere. Vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima, ciao.